Come facciamo noi a permettere agli altri di leggere queste persone in maniera diversa? Beh, allora l'idea che è venuta, ormai sono anni, insieme a Dario Yanez, è di creare proprio una collana che si chiama appunto Io sento diverso. Sì, ce ne parli, professore? È Beh, è una collana composita, molto, sì, molto variegata, che però può sensibilizzare. È un problema anche culturale e di conoscenza. Se le persone conoscono le cose, poi sono in grado di, cioè perlomeno sono dotate di un supporto emotivo più consistente per riuscire a interagire con le cose che prima non conoscevano. Ecco, quindi secondo me la collana è molto interessante, vuole parlarcene, sì? sì, io sono partito con un libro che si chiama appunto Io sento diverso, che poi dà il titolo alla collana, che era concepito, è stato concepito e funziona benissimo ancora adesso, tant'è vero che da pediatra di famiglia io, quando arriva una mamma o dei genitori con un bambino che presenta le caratteristiche Asperger, anche diciamo piccolo, intanto cominciate a leggerlo perché vi rendete conto di che cosa avete tra le mani da educare, che quindi non sarà un percorso semplice. Cominciata così, poi invece si è allargata e ha dato spazio alle persone Asperger, cioè li ho cercati, li ho trovati e gli ho detto perché non scrivi qualcosa. Ora l'interesse loro di comunicare, di socializzare, essendo appunto una parte del loro deficit proprio sociale, è piccolo, quindi non hanno un grosso interesse a che gli altri leggano e capiscano. Però spiegandogli che tutto sommato più riescono a spiegarsi agli altri e migliore è la qualità della loro esistenza, della loro relazione poi, qualcuno ha accettato volentieri e quindi c'è stata la grande esperta di cani e di psichiatria canina, che è impressionante, la Luisa Di Biagio, perché quando ha un cane davanti sa cosa pensa, quando invece c'ha un cristiano, un uomo, non capisce quasi nulla del sottinteso, del non detto, del nostro modo di ammiccare, non capisce quasi nulla, tant'è vero che certe volte utilizza il cane durante un colloquio perché guardando il cane capisce se la sua controparte è contenta o arrabbiata di quello che ha detto, quindi lo usa come strumento. Molto interessante perché è il punto di vista Asperger sulla relazione all'interno del mondo dell'adulto, del lavoro, ma c'è stato poi l'ultimo che è Gatta Cicova, che è una ironica implorazione di una persona Asperger a una ipotetica fidanzata, dice non sposartelo, non sposarti uno come me, perché gli equivoci che nascono dall'utilizzo sbagliato di metafore, dalla incomprensione di stati d'animo, dalla focalizzazione di interessi per cui, non so, ah sai è morta la nipote di, ah va bene ma io c'ho da fare, eppure era una questione dal punto di vista emotivo molto importante nel contesto familiare, quindi questa apparente freddezza, che freddezza non è mancata empatia, mancata sintonia di fronte ad eventi. Eh, Lui la disegna così, andando per metafore, come una specie di implorazione alla fidanzata, non sposartelo perché ti troverai nei guai. Tutto è molto ironico, ma serve anche a capire quanta difficoltà abbia l'adulto che ha un cervello Asperger a relazionarsi. Lui mi diceva, non so, di fronte all'espressione arrabbiata, che poi non riusciva neanche a capire quanto lo fosse arrabbiata, ecco, tu vuoi sempre farti i porci comodi? Ciò che gli è immediatamente venuto in mente era i porci comodi, cioè due maiali seduti in poltrona comodamente a fumarsi un sigaro. Quindi è chiaro che se quella è l'immagine che gli entra nel cervello, lui non ha capito né che la persona era arrabbiata né che cosa gli stava davvero dicendo. Noi italiani poi siamo talmente ricchi nell'utilizzare modi di dire, sia a livello regionale che proprio della nostra lingua, che effettivamente poi facendoci attenzione
ci rendiamo conto di quante espressioni usiamo che non vogliono dire ciò che letteralmente le parole dicono, ma vogliono dire ben altro, e questo spiazza l'Asperger, che invece è concentrato sul significato vero della parola. Certo, però è sempre, io credo sia utile, cioè anche gli anglosassoni hanno le loro espressioni, no? It rains cats and dogs, piovono cani e gatti, noi abbiamo piove a catinelle, e noi è vero, comunque come dice il professore, ne abbiamo tante di più, però il fatto di esplorare il mondo di una persona Asperger e di riuscire a farlo anche attraverso i libri della sua collana, che sono molto belli e sono molto istruttivi, un po' per tutti noi, non solo per le persone che conoscano direttamente un Asperger. Quindi formulo al professor Cornaglia i migliori auguri per la sua attività, che è molto variegata, e in particolare per questa collana di suoi libri. Allora, se tra di voi c'è un Asperger, faccia la sua proposta. Aspettiamo la sua proposta e la facciamo trasformare in un bel libro della nostra collana. Grazie.